cosa stai giocando? Ma Mario Wonder. Esatto. Ma su un GRT? Esatto, questa è la magia del downscaling, caro Flavio. E come funziona? Come hai fatto? In un periodo in cui in ambito retro gaming tutti gli sforzi tecnologici sono rivolti all'upscaling, ovvero portare le risoluzioni delle nostre vecchie console nei nostri monitor in alta definizione, noi oggi siamo andati in controtendenza e vi spiegheremo cos'è il downscaling. Io sono Giovanni E io sono Flavio. e questo è Retro G. Sigla! Prima di spiegarvi come effettuare il downscaling e che cos'è il downscaling, vorremmo capire come mai dovremmo fare il downscaling, Giovanni. Ma io ho visto negli ultimi anni una tendenza a far uscire, un po' per l'effetto nostalgia, un po' perché comunque rendono bene alcuni giochi sulle nostre nuove console che hanno proprio uno stile grafico retro. Ora, un esempio moderno potrebbe essere i vari Ridge Racer che sono usciti, Sì, con la Switch 2. che ricordo non sono mai stati convertiti per una console casalinga. E questi giochi originariamente dove giravano, Flavio? Giravano su un CRT 4 terzi. ok. Difatti la M2 ha fatto un lavoro strepitoso Bravissimi. nel poter anche darci la possibilità di poterli visualizzare in 4 terzi. Quindi, avendo un downscaling, possiamo proprio goderceli con la risoluzione originale. Non solo, alcuni giochi, pur essendo moderni, pur essendo la Switch 2, a volte, sai, visti in un GRT, hanno un aspetto magari differente, un aspetto magari più accattivante. Diciamo che il downscaling potrebbe anche essere visto come un esercizio di stile, Sì. però in realtà in alcuni ambiti, in alcune situazioni, come ad esempio anche Sonic Mania, Gradius. Gradius, la raccolta di Gradius sempre fatta da M2 che è stupenda, e sono degli esempi che diciamo parlano chiaro. Poter godere di questi giochi su un GRT è un'esperienza notevolissima. Ovviamente bisogna essere dei dinosauri come noi per poter apprezzare tutto ciò. Però io non voglio mai mettere il carro davanti ai buoi. Potrebbe essere che magari un giovane, visualizzandoli magari su un GRT, questi giochi, potrebbe anche apprezzare il retro gaming o avvicinarsi al vero retro gaming, quello ad esempio delle classiche console viste su CRT. Ma comunque, mando le ciance e cominciamo a spiegare come poter effettuare questo downscaling. Allora, il downscaling può essere effettuato in tantissimi modi. Oggi vi vogliamo proporre uno dei metodi più semplici che abbiamo. Economici. Sì, semplici ed economici che abbiamo trovato, perché potrebbe essere anche costoso fare del downscaling serio. Il problema del downscaling fino ad oggi è stato più che altro un problema di input lag. Il downscaling purtroppo comporta il dover interpolare tra il vostro CRT e la console che volete downscalare tantissimi oggetti. E vediamo di cosa abbiamo bisogno. Oggi noi vi proponiamo la soluzione con l'OSSC. Per far sì che voi possiate utilizzare l'OSSC, che è un upscaler, e lo sappiamo benissimo, dobbiamo flashare all'interno dell'OSSC un firmware custom. Il firmware si chiama Void Scaler, ve lo lasciamo il link in descrizione, e vi ricordiamo che se durante la procedura incontrate delle difficoltà, noi siamo sempre pronti ad aiutarvi, Anche su Discord. sul nostro server Discord, in cui in qualsiasi momento, se ci chiedete aiuto, noi vi possiamo aiutare. Una Quindi, grandissima community. Infatti. esatto, infatti iscrivetevi al nostro canale Discord, in cui non solo vi possiamo aiutare, ma possiamo anche comunicare tutte le novità che teniamo in serbo per voi. Esatto. Detto questo, come si fa? Scaricate il firmware che vi abbiamo lasciato in descrizione. Inserite nell'SD con Balena Etcher. Con Balena Etcher, esatto. Il flash nella SD card, poi questa stessa SD card la andiamo a inserire direttamente nel nostro OSSC. Andiamo a scegliere nelle impostazioni direttamente l'opzione per flash firmware. Esatto, una volta flashato il firmware, poi vi comparirà direttamente qua nel display LCD Void Scaler. Void Scaler ovviamente in input non utilizzerà più le entrate come le conoscete del vostro SSC, Lo va a rivoluzionare. ma stravolge un po' tutto. E di cosa avete bisogno? Siccome lui in input utilizzerà presa VGA, avrete bisogno di
un adattatore da HDMI a VGA, che vi servirà proprio per andare ad esempio, facciamo come esempio la Switch 2, dalla Switch 2 all'Downscaler. Avrete bisogno altresì di un cavetto VGA da collegare all'adattatore. Quindi un VGA semplicemente. Ok, perfetto. E utilizzeremo come output la nostra uscita HDMI. Vi servirà di nuovo un adattatore HDMI VGA. VGA, esatto. E alla presa VGA dovrete attaccare poi alla fine, per andare sul CRT, Certo. un adattatore da VGA a SCART, che se possedete un Mister già lo avete. Sì, infatti. Inserite questo e poi la SCART la inseriremo sul CRT. Fatto questo, dovremo andare a utilizzare il telecomando, che come vedete da queste immagini avrà un layout totalmente differente da quello originale. Mi servirà questa immagine. Dovete andare a scegliere tra il numero 3 e il numero 6, ovvero l'uscita RGB HV o l'RGB S. Fatto questo, dovete andare a scegliere l'output desiderato. Una cosa importante da dire è che tramite questo firmware l'OSSC potrà downscalare il 720p e il 1080p in o 480i oppure 240p. Quando andrete a scegliere uno dei due, ovviamente state attenti che la vostra TV supporti un po' questo cambio di risoluzione, perché non alcune TV sono schizzinose. L'abbiamo visto. Abbiamo provato varie televisioni e comunque dovete essere un po' fortunati a trovare la TV che, diciamo, vi permette di poter digerisce un po' tutti questi segnali. E ovviamente se avete un PVM tutti questi problemi spariscono, ma su un CRT consumer come quello che state vedendo nelle nostre immagini, che abbiamo scelto appositamente perché è ovvio che non tutti voi avete un PVM a casa, abbiamo scelto una TV qualsiasi per potervi fare vedere come si comporta in questo ambito. Scelta la risoluzione di output, che devo dire dalle mie prove essere, diciamo, equipollente, sia l'una che l'altra sono visualizzati benissimo. Mi ha stupito tantissimo il 480i perché ha una resa su un CRT consumer molto buona. È vero. La cosa interessante di tutta questa configurazione, ed è questo uno dei motivi per cui abbiamo scelto di farvi vedere proprio la configurazione con OSSC, è proprio l'input lag. L'input lag in una TV CRT a 60 Hz è praticamente zero. Si aggira intorno al millisecondo, ma quel millisecondo, diciamo, è un inesistente. Ragazzi, quando giocate non ve ne accorgete. No, assolutamente. Altri ambiti di utilizzo potrebbero essere anche il poter utilizzare finalmente, visto e considerato che la casa madre non ce lo permette, l'analog 3D su un CRT senza input lag, ed è una cosa fantastica. Come vedete, alla fine avete un'esperienza che è praticamente quella di un Nintendo 64 bellissimo su un CRT. Ovviamente un Nintendo 64 RGB, che non è una cosa scontata. No, un Nintendo 64 overclockato, che non è una cosa scontata. Quindi è la stessa cosa alla console originale. Esatto. L'unica alternativa a questa soluzione è avere un Mister con il core a 94 MHz o 80 MHz. Ma questi sono altri discorsi. Altra applicazione di questa tecnologia potrebbe essere il riesumare quei modelli di CRT a 16 noni che avete sempre odiato, che non servono praticamente a null'altro, magari anche a 100 Hz magari. E purtroppo l'unico problema è questo: se riuscite a trovare un modello a 60 Hz, che sono praticamente introvabili, quello che abbiamo noi in prova, che è un Sony Trinitron degli inizio degli anni 2000, purtroppo è un 100 Hz. Però al di là dell'input lag, che come vedete si aggira intorno ai 9 millisecondi, accettabile, non perfetto ma accettabile, che è sempre sotto il frame di lag abbondantemente, ma comunque sono 9 millisecondi, non sono zero input lag come l'altro. Però la resa visiva a 16 noni è spettacolare, è bellissimo, è stupendo. Come vedete, i giochi a 16 noni danno il meglio di sé, perché se magari potete avere qualche remora nel giocare Super Mario Wonder o Zelda su un CRT 4 terzi, perché magari l'immagine viene strecciata,
E qui non avete scuse. Bellissimo. Qui su un GRT e poi una macchina come Switch, che non è una macchina che diciamo arriva a risoluzioni altissime, che comunque massima risoluzione che va a dare in output è un 1080p, diciamocelo chiaramente. Ovviamente da uno scato su un buon GRT fa la sua porca figura, ragazzi. Zelda tu CRT in 16 noni è uno spettacolo bellissimo, incredibile. Ma non solo questo, anche gli altri giochi, Super Mario Wonder, qualsiasi gioco voi proviate comunque con questa soluzione, vedrete che vi stupirà per la resa che potrebbe avere. Il downscaling è un'altra di quelle fissazioni da retro gamer dinosauri come noi, però come dicevo prima, potrebbe anche risultare un esercizio di stile. Però in alcuni ambiti, come quelli che vi abbiamo mostrato, e soprattutto con alcuni giochi specifici, è meraviglioso. Soprattutto c'è un'altra cosa da considerare. Quando si entra proprio in questo mondo, quello del retro gaming, può capitare, come noi, di avere tanti PVM dentro e quindi tanti, diciamo, televisori che hanno una certa qualità. E con questa soluzione potrete sfruttare questa qualità ancora tutt'oggi per potervi divertire con dei titoli che magari sono pensati per essere fruiti su una TV a 16 noni, su una TV che non è un GRT, però che strizzano l'occhio a quel mondo lì. È vero, e sì. Quindi quando vengono riportati, come ad esempio Final Vendetta, faccio un altro esempio, no? Vengono riportati su un GRT, ecco che la magia si sprigiona così all'improvviso. Detto questo, ragazzi, io vi invito sempre a seguire il canale, a lasciare un like, a attivare la campanella delle notifiche, perché questi contenuti, ragazzi, non sono semplici da realizzare. Soltanto grazie al vostro aiuto, grazie al vostro hype, che possiamo, diciamo, realizzare tutto questo. E ragazzi, sapete quanto pesa un GRT oggi 16 noni? Oggi siamo fatti muscoli. È stato veramente faticoso portarlo qui e potervelo fare vedere. Guarda che mia suocera, mentre lo prendevo da casa, mi gridava così, diceva stai attento Giovanni, non ti fare male, non hai più l'età per fare questo, stai attento. Per fortuna c'ero io ad aiutare. Quindi c'era Flavio che sta facendo palestra. Visto, e quindi è poi più giovane di me. No. Quindi ragazzi, seguiteci. E soprattutto se vi piacciono questi contenuti, ogni tanto, se proprio vi sentite bene, se è una bella giornata di sole, abbonatevi al nostro canale e seguiteci anche su Discord, come abbiamo detto prima, perché comunque facciamo tante belle conversazioni. Abbiamo il nostro Omar, che lo citiamo in questo video, che ci fa il gioco del giorno per SNES. Quindi, insomma, vi aspettiamo. Va bene, ragazzi, allora un saluto e ci rivediamo al prossimo video, che sarà, Flavio, quando sarà? Quando sarà. Ciao! Ciao!